L'assassinio di Hassan Nasrallah e di un numero ancora imprecisato di capi di Hezbollah ha ricevuto la benedizione di Joe Biden. Il presidente degli Stati Uniti ieri ha detto di considerare la morte del leader del partito sciita libanese, considerato dagli USA un gruppo terroristico, una misura di giustizia per le numerose vittime mietute da Hezbollah. La vice e candidata Kamala Harris ha ricordato le sue mani sporche di sangue americano per l'attentato all'ambasciata del 1983. La Casa Bianca fa appello alla de-escalation, ma aumenta la presenza militare nell'area per ridurre il rischio di una guerra regionale. Deterrenza che ormai non sembra poter salvare il Libano. Israele ed Hezbollah ieri hanno confermato la morte di Nasrallah nel raid di venerdì. Abbiamo saldato i conti, ha rivendicato ieri sera Benjamin Netanyahu in un messaggio. Era il motore dell'asse del male dell'Iran. Le bombe bunker buster israeliane ad alto potenziale hanno raso al suolo 6 edifici del quartiere Dahe di Beirut, uccidendo almeno 11 persone, escluse quelle ancora sotto le macerie. Tra queste ci sono anche il capo militare Ali Karaki, sfuggito a un omicidio mirato una settimana fa, e il generale dei Pastran iraniani Abbas Nifolsruashan, comandante della forza Quds in Libano, considerato vice di Qasem Soleimani. Hezbollah è temporaneamente decapitata e si trova ad affrontare un avvicendamento al vertice dopo 32 anni di leadership di Nasrallah, sotto il cui partito di Dio si è radicato, ramificato all'esterno e armato fino ai denti grazie all'Iran. L'operazione si è svolta senza intoppi, hanno vantato ieri l'IDF. Il quotidiano francese Le Parisien ha scritto, con fonti libanesi, che sarebbe partita grazie a una soffiata di una talpa. Un informatore iraniano avrebbe avvisato il Mossad dell'imminente arrivo di Nasrallah a Daine per un vertice con i Pasdaran. I leader israeliani avevano deciso di colpirlo da una settimana, ha rivelato il New York Times, ma serviva l'occasione. La spifferata ha spinto Benjamin Netanyahu a dare la luce verde all'attacco mentre era a New York, in procinto di parlare all'Assemblea Generale ONU. Tutto è precipitato in meno di un'ora. I caccia erano in volo, i temibili F-15I del 69esimo battaglione. L'ordine dato per telefono con l'altro capo Yoav Gallant nella Situation Room. Gli americani, avvisati solo pochi minuti prima che le 80, secondo le stime più alte, bombe pesanti calino sulle coordinate. Netanyahu ieri è rientrato in Israele. L'ordine nuovo, così l'IDF ha battezzato il raid su Nasrallah, comincia ora. Non è finita. Hezbollah ha altre risorse, ha chiarito il generale portavoce dell'IDF Levi. Anche ieri l'aviazione di Tel Aviv ha bombardato il sud del Libano, il confine con la Siria e Beirut. Ancora il quartiere roccaforte di Hezbollah e un magazzino vicino all'aeroporto. Aeroporto che le forze israeliane hanno messo sotto sua sorveglianza per impedire l'arrivo di carichi dall'Iran. Un volo della Iranian Fars Air Qasem ha fatto inversione nei cieli iracheni e la Iranian Air ha cancellato tutti i collegamenti. Il governo libanese ha schierato i blindati nelle strade per evitare sommosse. Teme centinaia di morti nei raid di ieri. Gli ospedali non ce la fanno ad assistere i feriti. Gli sfollati sono ormai 200.000, secondo le Nazioni Unite, tra cui 50.000 fuggiti verso la Siria, e gli Stati Uniti hanno cominciato a evacuare il personale diplomatico. Ci aspettiamo giorni difficili, ha detto Levi, alludendo alle reazioni da parte di Hezbollah e degli altri proxy iraniani. Le forze israeliane ammassano truppe e tank al confine nord, richiamando 2 battaglioni di riservisti. L'Iran e i suoi alleati, da Hamas agli sciiti iracheni. L'Iran e i suoi alleati, da Hamas agli sciiti iracheni, hanno dichiarato giorni di lutto minacciando fiamme e vendetta contro Israele. Nascosto in un bunker, la guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha assicurato che l'assassinio del capo di Hezbollah non rimarrà impunito e ha inviato gli alleati ad attaccare lo Stato ebraico. Gli Houthi hanno sparato un missile contro Tel Aviv, intercettato. L'Ayatollah Mohammad Hassan Akhtari della Repubblica Islamica ha valutato l'ipotesi di inviare truppe in Libano per combattere contro Israele come nel 1981. Intanto dovrebbero muoversi in Siria. Uno scontro diretto sembra improbabile dagli analisti, ma l'influente Comitato parlamentare della sicurezza di Teheran ha chiesto al presidente una risposta forte, come quella di aprile, in un lancio di missili e droni contro lo Stato ebraico. Non bastano i raid in Libano e l'operazione militare a Gaza. Israele ieri ha aperto un altro fronte contro l'asse della resistenza iraniano, bombardando lo Yemen. L'aviazione dello Stato ebraico ha preso di mira alcune infrastrutture energetiche controllate dagli Houthi, che da mesi mettono a rischio la navigazione nel Mar Rosso a sostegno di Hamas. Una dozzina di caccia israeliani sono spinti a 1800 km dal suolo nazionale e hanno bombardato impianti di stoccaggio di petrolio e 2 centrali elettriche nelle città portuali di Hodeidah e
Ras Issa, 4 le vittime e 33 i feriti. Il messaggio è chiaro: per noi nessun posto è lontano, ha dichiarato il ministro della difesa di Tel Aviv, Yoav Gallant. Israele stavolta ha notificato al comando generale degli Stati Uniti, CENTCOM, prima dell'attacco, per alcuni addirittura coordinato. Ieri i jet con la stella di Davide hanno colpito 120 obiettivi tra il sud del Libano, la valle della Bekaa e Sidone, uccidendo 51 persone, secondo il Ministero della Sanità libanese, che non distingue tra i civili e i combattenti. Bombe israeliane sono cadute ancora sul quartiere roccaforte di Hezbollah a Beirut, Dahie, dove è stato eliminato Nabil Quaouk, capo della sicurezza del partito di Dio, e considerato anche un concorrente per la successione di Hassan Nasrallah. Un altro duro colpo per il gruppo sciita, dopo il raid di venerdì che ha devastato un complesso residenziale di 6 edifici, uccidendo, ha comunicato di ieri Israele, una ventina di leader della formazione sciita, oltre a Nasrallah e Ali Karaki. Secondo le ultime ricostruzioni, sarebbero morti tutti asfissiati da gas provocati dal crollo dei palazzi che sovrastavano i loro bunker. Il Washington Post ha confermato che gli F-15 erano armati con le bombe da 900 kg ad alto potenziale fornite dagli USA, quelle di cui la Casa Bianca ha interrotto la fornitura per evitare venissero usate a Gaza. Nella voragine lasciata venerdì è stato recuperato ieri il corpo di Nasrallah, intatto secondo il partito di Dio. Oggi si terranno i funerali. Il governo libanese ha assicurato che sono ancora in corso sforzi diplomatici per una de-escalation. Ieri sera è sbarcato a Beirut il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot, mentre Joe Biden e la sua amministrazione hanno ricordato che non vogliono un conflitto regionale. L'Iran medita una risposta, ufficialmente, ma sui media e nelle analisi degli esperti si rafforza la tesi che almeno una parte della leadership abbia scelto di abbandonare i suoi proxy in cambio di un allentamento delle sanzioni con cui l'Occidente ha isolato Teheran. A Gerusalemme, invece, si ragiona sull'ingresso via terra in Libano. Alcuni funzionari statunitensi hanno rivelato a ABC News che i movimenti di confine delle truppe israeliane sarebbero cominciati. Il gabinetto di Benjamin Netanyahu ha smentito usando la formula classica della fonte di alto livello citata dal Jerusalem Post. Il giornale ha scritto che, in ogni caso, l'operazione sarebbe limitata. Tel Aviv, è la tesi, preferisce aspettare di vedere se il futuro leader di Hezbollah adotterà un approccio più pragmatico per proporre la fine del conflitto. Netanyahu intanto si rafforza. Ieri ha incassato l'ingresso di Gideon Sa'ar nel governo, con il ruolo di ministro del gabinetto di guerra, di un accordo con il politico di ex-Likud, a lungo rivale da destra del premier. Si vocifera da settimane. Sa'ar aveva chiesto la testa di Yoav Gallant, ma il ritiro del ministro della difesa è stato accantonato nello scenario bellico attuale. Sa'ar ha detto ieri di aver accettato di sostenere Netanyahu, convinto della linea dura adottata contro Hezbollah, Hamas e l'Iran. A Beirut regna il caos. Lunghe colonne dei mezzi dell'esercito pattugliano in via precauzionale i principali viali della città per evitare un precipitare della tensione tra la popolazione. Molti degli sfollati nella capitale libanese vengono dal sud del paese e dalle aree specifiche di maggioranza sciita. Il lungomare è uno dei principali luoghi di Beirut dove stazionano. In migliaia hanno trascorso qui la notte, tra venerdì e sabato, qui sulle panchine o sui giacigli di fortuna, e sembrano rassegnate all'idea di trascorrere in modo analogo anche i prossimi giorni. Alcuni accampati nelle automobili o nei furgoncini, altri negli spartitraffico, sulla spiaggia e sulle scogliere sottostanti, altri ancora accostati alle mura esterne dell'università americana con bambini ed animali domestici al seguito. Chi è qui non ha altro luogo dove recarsi, né idee sul che fare neppure nelle prossime ore. Secondo l'UNHCR, gli sfollati libanesi sarebbero almeno 200.000. A questi si devono sommare oltre 1 milione di rifugiati siriani ancora presenti nel paese dopo anni di guerra a poca distanza e la situazione di numerosi campi profughi palestinesi, aggravatasi con la crisi economica del 2019 e la svalutazione della moneta. Il cambio tra euro e lira libanese è ormai alla soglia di 1 a 100.000. Il Libano si trova a fare i conti con l'incubo di una nuova guerra, già diventato realtà. I bombardamenti israeliani sono divenuti sistematici in alcune aree, come quella di Dahie, nella periferia sud della capitale, in parte della valle del Bekaa, così come nelle aree meridionali del paese, di Tiro e Nabatie. Il numero complessivo dei morti in pochi giorni di bombardamenti israeliani è incerto, ma probabilmente ben sopra la soglia del migliaio. Tanta la paura e l'incertezza tra la popolazione. Dopo la conferma dell'uccisione di Hassan Nasrallah, i sostenitori del partito milizia si sono riversati in molte strade di Beirut, tra pianti e grida, dando forma a manifestazioni spontanee. La tensione è alta in tutta la città, mentre i vertici israeliani insistono sul fatto che il nemico sia Hezbollah e non il popolo libanese.
L'aviazione di Tel Aviv sta attaccando in modo metodico le aree del paese a maggioranza sciita, base del consenso del partito milizia sostenuto attivamente dall'Iran e da una parte della popolazione del Libano. Una tattica, quella israeliana, che sta polarizzando tutte le faglie che attraversano la società libanese. In alcune aree a maggioranza cristiano-maronita del paese ci sono registrate tensioni tra gli sfollati arrivate dalle aree sciite. Non di rado la popolazione ostile da Hezbollah vede questi ultimi, in quanto tali, come sostenitori del partito milizia. In altre zone l'atteggiamento da parte della popolazione è di segno del tutto opposto. Tante sono infatti le associazioni e i gruppi spontanei di cittadini impegnati a fornire ogni sostegno agli sfollati. Nella capitale libanese quasi tutti gli alberghi sono al completo, così come la disponibilità di appartamenti in affitto è scarsa soprattutto nelle aree considerate relativamente sicure. Fuori controllo anche i prezzi, mancando misure adeguate da parte del governo. Per il momento non ci sono particolari problemi sulle scorte di viveri o di acqua potabile nel paese, anche se si stanno già registrando carenza di farmaci specifici e molti casi di infezioni tra i feriti e le persone più vulnerabili dovuti al sovraffollamento delle strutture sanitarie. L'aeroporto Rafik Hariri, nella zona meridionale della città, non è ancora stato interessato direttamente da attacchi israeliani, nonostante si trovi a ridosso delle aree a maggioranza sciita interessate dagli attacchi aerei israeliani, oltre che dai principali campi di profughi palestinesi. Uno scenario simile a quello del 1982 viene considerato plausibile. Ciò che al momento è probabile è che Israele, oltre a continuare gli attacchi aerei, possa avviare un'offensiva terrestre nelle zone di frontiera. Ogni certezza del quotidiano, anche la più elementare, non è più percepita come tale. Ci si aspetta il peggio.